tutti, benvenuti nella mia cucina. In questo video vi farò vedere come realizzare dei semplicissimi biscottini al burro e dato che il mio canale è principalmente a tema fantastico mondo di Harry Potter, lo saranno anche i miei biscottini. Una volta pronto l'impasto andrò ad utilizzare degli stampini acquistati su Amazon con gli stemmini delle 4 casate e lo stemma di Hogwarts. Occorrente necessario: 250 g di farina, un uovo, 150 g di burro e 100 g di zucchero a velo. Basta. Come prima cosa andrò a sciogliere il burro nel microonde, però potete farlo anche a bagnomaria. Una volta sciolto il burro andiamo ad aggiungere lo zucchero a velo, mescoliamo fino a quando non diventerà un composto omogeneo, dopodiché lasciamo raffreddare. Una volta freddo il composto di burro e zucchero a velo, andiamo ad inserirlo all'interno di una ciotola, dopodiché aggiungiamo la farina e l'uovo. Mi raccomando, aspettate che il burro e lo zucchero a velo siano freddi, altrimenti l'uovo si surriscalda e non risulta liquido, però diventa grumoso. Dopodiché impastiamo il tutto. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, lo lasceremo riposare in frigo per almeno 3 ore. Dovete rendervi conto voi della solidità dell'impasto. Più è solido meglio è. Io impasto oggi pomeriggio. Domani tirerò fuori l'impasto dal frigo, avrò una palletta gigante di farina, burro, uova e zucchero a velo e inizierò a stendere la pasta con il mattarello. Quindi cominciamo! Sono riuscita a impastare il tutto, ho formato questa pallina, ma l'impasto, essendo comunque con il burro, è veramente molto morbido. Quindi quello che vi posso consigliare è di tenerlo a riposo in frigo il più tempo possibile. Io ad esempio lo lascerò a riposo una notte e infatti la seconda parte del video la registrerò domani mattina. Prima di mettere in frigo il nostro boccino gigante lo andiamo a ricoprire con della pellicola trasparente. Finalmente è arrivato il momento di metterla in frigo. Io andrò avanti domani mattina con le formine di Harry Potter per fare i biscottini. Ci vediamo dopo, ciao! Eccoci qua ragazzi, finalmente ho tirato fuori l'impasto dal frigo. Adesso procederemo con la stesura della pasta, quindi mi sono già procurata un mattarello che è più simile a uno strumento di tortura, una tazzina che mi servirà per fare i tondini dei biscotti e anche le formine a tema Harry Potter, quindi corvo nero, tasso rosso, grifondoro, serpe verde e anche lo stemmino di Hogwarts. Io vi lascio il link nelle info box perché le ho acquistate su Amazon, così anche voi potrete acquistarli nel caso in cui abbiate la stessa idea di fare dei biscottini a tema Harry Potter. Quindi cominciamo! Eccoci qua ragazzi, allora mi è venuta in mente un'altra idea per fare una piccola variante del classico biscotto al burro. Come ben sapete i biscotti al burro generalmente sono ricoperti di cioccolato bianco al latte o fondente, a discrezione di chi lo fa e dei gusti di chi lo cucina. Vorrei fare questa variante con della glassa colorata, con zucchero a velo e acqua,
e dopodiché andrò ad aggiungere qualche goccia di colorante per fare appunto i colori delle casate. Quando i biscottini saranno completamente freddi, perché se mettete la glassa sul biscottino caldo c'è il rischio che non si solidifichi in fretta e rimanga molto liquida. Mettete un pochino di glassa sul retro del biscotto e lasciate asciugare. Vedrete che l'effetto sarà veramente molto carino. Vi faccio vedere come fare. Finalmente i miei biscottini sono pronti per essere mangiati. I miei biscottini. Per quanto riguarda la cottura, li ho tenuti in forno statico a 180 gradi per 10 minuti. Poi ho aggiunto altri 2 minuti con forno ventilato, quindi per un totale di 12. Quelli con la pasta un po' meno spessa sono venuti leggermente più cotti, quindi eventualmente voi tirateli fuori dal forno un po' prima o controllateli costantemente, perché non richiedono una cottura lunga. Però sono comunque buonissimi, fortunatamente, quindi non li ho bruciati. Invece per la glassa, se preferite, potete sostituire l'acqua con del succo di limone, così avrete un sapore diverso. Oppure, se non siete amanti della glassa, utilizzate del cioccolato bianco fondente o al latte, come preferite. Io vi lascio la ricetta nelle info box, quindi se siete interessati a provare questa ricetta, controllate e eventualmente provatela a casa. Prima di concludere il video ci tengo tantissimo a salutare Licia di 7 anni e Asia di 9 anni. Asia è stata carinissima, mi ha fatto anche un disegno a tema potteriano e in più ha scritto DAB, quindi ciao Asia, vi saluto, ciao Licia, ciao Asia e ciao a tutti i vostri amici. Se il video vi è piaciuto spolliciate in su, mettete un like e iscrivetevi al canale. Se vi va potete condividere il video con tutti i vostri amici aiutandomi a far crescere il canale. Inoltre fatemi sapere nei commenti se avete provato questa ricetta, se la conoscevate già, se i biscotti vi sono piaciuti o se i biscotti non vi sono assolutamente piaciuti. Potrebbe succedere. Quindi mi raccomando, anche se avete delle domande riguardanti la ricetta, chiedete pure. Io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Un bacione, ciao! Ciao amici! In questo... non mi si vede la faccia. Passando da questo lato a quello per sistemare la videocamera, vi faccio vedere che cosa è successo. Ero tornato giù dal tavolo nuovo e ho fatto la frittata per terra. Bello, eh? Fantastico. Vabbè. Fortunatamente ho un altro uovo. Ah! Vorrei fare un statico. Prima di concludere il video, li ho tenuti in forno a 180